Abbiamo composto Una combo, una combo molto bella, sì, perché l'Esoteric IC S05, che abbiamo già provato in diverse salse, sì, in realtà avrebbe un suo partner d'elezione. Signore e che è signori, Esoteric N05XD, giusto? oggetto multiforme perché è un preamplificatore, è uno streamer di rete, è un DAC, E un amplificatore per cuffia. è un amplificatore con uscita per cuffia. sbilanciata e bilanciata. Ma io l'ho messo per ultimo perché per me è la cosa più importante, importante di tutte. Ma Esatto. immagino, non vedevi l'ora di dire che è un amplificatore per Assolutamente, cuffia. è per me irrinunciabile. Lo sapete. Allora, posso dire una cosa in advance prima? Advanced Acoustics. Ecco, è tra le combo che mi sono piaciute di più in assoluto, che sono passate per queste Per questa mure, stanza queste mura, su. sì. Sì. Allora, ci voleva poco, nel senso che essendo loro che ti dicono questi sono proprio chip e chop. Chip e chop, sì, vabbè, però non tutti i chip e chop poi vanno bene Questo mano è- nella mano. Esatto, no, esatto. questo esatto, proprio ascoltato e toccato con mano, accidenti. Ma Vabbè, non gli diciamo nulla, subscribe, campanella, social network, e a tra poco. Ciao. ciao. Avendo fatto il firmware update di questo Esoteric N05XD, è diventato il primo apparecchio che è entrato qui dentro ad essere Qobuz Connect compatibile e posso dirvi che funziona. Funziona. Allora, Sì. giusto che Giulio abbia detto questa cosa, perché? Perché Non chi so. di voi vuole far diventare questo prodotto Qobuz Connect deve scaricare per forza l'app dell'Esoteric. Sì, è vero. Ecco, dalla quale si può fare il software update. Ma allora qualcuno mi dirà, ci dirà, ma perché si può anche usare senza l'app dell'Esoteric? Sì, perché se voi usate Run, questa è direttamente Run compliant, addirittura viene scritto, lo vedete adesso in sovrimpressione, la scritta Run, e quindi potete proprio non scaricare l'applicativo di Esoteric, ma vi consigliamo di farlo perché facendolo potete appunto fare La firmware update update. del prodotto. Parliamo del software, Giulio, vai. Allora, oltre a essere Run compatibile, è compatibile evidentemente anche UPnP, quindi lo abbiamo pilotato anche con JPlay, mConnect, insomma i soliti player compatibili UPnP. È anche TIDAL compatibile e appunto abbiamo detto Qobuz. La app Esoteric è una app che somiglia tremendamente all'app del Lumin, per chi di voi la conoscesse, e poi abbiamo letto da qualche parte che la sezione di streaming di questa macchina è stata sviluppata assieme ai signori di Lumin, quindi di fatto sono due cose che si somigliano particolarmente. Dei signori che non ti lasciano mai al buio. Lumin. Piacerà a qualche follower. Beh, vai avanti Giulio, su. E la cosa che volevo dire è che poi lo abbiamo fatto funzionare anche con i file che stanno sui nostri NAS, e quindi la app ha visto evidentemente i due minim server che abbiamo, caricato i file, tutto Ha funziona funzionato perfettamente. regolarmente. Dal punto di vista delle regolazioni e del setup della macchina è interessante perché diciamo la macchina così come esce sembra effettivamente molto molto semplice, però c'è un menu che è addirittura stratificato su 3 livelli, quindi c'è menu 1, menu 2, menu 3. Evidentemente nei menu 2 e 3 ci sono le impostazioni, quelle più di fino, ad esempio il tipo di filtro digitale che si utilizza, ad esempio il tipo di eventuale filtro che viene utilizzato allorquando vengono riprodotti i DSD, insomma
regolazioni più... Dopo quanto tempo si spegne il display? Il display, come si spegne, cioè si attenua, si spegne completamente. Aspetta, qua come deve essere fatta la visualizzazione della regolazione del volume. Insomma, è un menu un po' giapponese, cioè finanche, questa cosa mi ha divertito. Questa macchina dietro ha una porta Ethernet per il collegamento in rete. Sapete che sulla porta Ethernet ci sono i due piccoli LED, quello di stato acceso e spento e quello che lampeggia quando quello di traffico. I dati. Li si può spegnere e c'è scritto sul manuale minimizzando le interferenze sul segnale audio. Ora questa è una fissazione che alcune schede di rete, ad esempio quelle della JCAT che io utilizzo, hanno, cioè disabilitano i ledini che stanno sulla porta di rete. Bellissimo, mi è piaciuto tanto. Il controllo del volume mi è piaciuto tanto dal punto di vista tattile, cioè è un controllo del volume che ha una piacevolissima modalità di funzionamento. In alluminio, ma anche a livello di, insomma, di costruzione dentro a cuscinetti a sfera, insomma ruota molto bene, dando una sensazione piacevole. Sì, una sensazione quasi di honey spoon, ma non troppo marcata. Non troppo marcata, e è interessante anche il fatto che via software gli si può dire come interviene, quindi quali sono le curve di attenuazione che lui può utilizzare. Utilissime le uscite cuffia. Ma ti dirò, scusa, ancora una cosa sul controllo del volume. Scusami. Che a te piacerà. Sì. È un quad volume control, quad. Quindi un dual mono bilanciato. Dual mono bilanciato, perché la macchina è totalmente bilanciata, del resto non si potrebbe abbinare al finale bilanciato se non fosse bilanciato. Ma noi l'abbiamo fatta andare in bilanciato semplice? No, non ci siamo fatti mancare niente. Perché? Perché abbiamo usato l'ESLA, che è un sistema proprietario dell'Esoteric che fa una trasmissione in corrente del segnale e non in tensione. Questo per minimizzare, se non azzerare, la componente induttiva del cavo. Che succede però? Che succede? Non lo so. Che succede? Te lo dico io, che se per caso, cari followers, sbagliate a fare il collegamento e non usate il finale dell'Esoteric ma un altro finale, vi si secca il finale, perché vi si secca per gli stranieri, significa si brucia. Esatto. Ecco. Diciamo si secca è tipico romano. Sì, ecco, appunto, quindi nella traduzione esatto. Non verrebbe bene. Non verrebbe bene, si brucia. E allora cosa ha fatto l'Esoteric? Ha messo due diversi connettori, un maschio e una femmina, perché la connessione ESLA va con i cavi invertiti in modo che non vi sbagliate. In overlay. Esatto, in modo che non vi sbagliate. Molto interessante. Dal punto di vista del DAC, giusto, va detto che Esoteric ha voluto equipaggiare questo apparecchio con il loro DAC proprietario che si chiama Master Discrete DAC, mi sembra, o qualcosa del genere. È una derivazione, forse un po' semplificata, di quello lussuosissimo che si trova sulla serie Grandioso. Esatto. Però comunque dal punto di vista tipologico è una, se vogliamo, una ibridazione costituita da una parte delta sigma su FPGA seguita da una rete di resistenze. Esatto. Quindi è un R2R un po' sui generis. Non è esattamente un R2R, appunto c'è questa strana configurazione specifica di Esoteric. Esatto. Quindi ancora una volta non monta il classico chipset ESS piuttosto che HM, ma una soluzione proprietaria. Esatto, allora questo si inserisce all'interno del catalogo, della line-up della Esoteric come entry level. Sì. C'è il più grosso, che è il grandioso N1T, che è un trasporto. Poi c'è un DAC streamer senza la parte pre, che è lo 01 SE, XD SE, e poi c'è questo. Tra gli streamer. Questa macchina ha degli ingressi
analogici e digitali, quindi può essere serenamente utilizzata come un ottimo pre. Esatto, poi nello specifico li vedremo nello sventramento, quali sono gli ingressi e le uscite. Non ha un prefono, Non ha un prefono, prefono. ma ha un modulo Bluetooth Che Giulio ha usato immediatamente. il che io ho usato immediatamente, perché voi sapete che per me è imprescindibile l'uso del Bluetooth. Ovviamente modulo totalmente spento finché non lo selezioni. Esatto, di default è spento. Bello il telecomandone double fast in puro stile esoteric, e poi c'è una regolazione del volume, che quella funziona, però la regolazione del volume è anche vero che se lo utilizzate come streamer la fate dall'app, quindi regolate il volume su Roon, regolate il volume su Qobuz, regolate il volume su JPlay, e quello funziona veramente in maniera ineccepibile. E attenzione, non è scontato per niente. Ci sono capitati tanti che ti consentono di regolare il volume, magari lo metti al massimo sulla app, ma sul display sta ancora al minimo, e viceversa. No, questo funziona veramente in maniera perfetta. In maniera impeccabile. Va bene, allora io sono pronto a sventrare. E lo è hai facile? già aperto? Sì? No? No, non l'ho aperto. Ho aperto il lettore K05, so come è fatto dentro. Va bene. Ok? Ciao, a tra poco, ciao. Ciao. Il faccione questa volta non lo posso... No, perché non c'è foro. Vabbè, dai, non è lasciamo perdere. Necessario, dai. Sempre necessario. Allora, 3 trasformatori. Questo per i servizi, per lo stand-by. Poi ci sono questi 2 trasformatori toroidali che hanno questo strano rivestimento resinato. Sembra come uno scotch resinato, diverso da quello che vediamo di solito. Sì. Allora, ingresso della 220 della tensione di rete sia per questo che per quest'altro, con questi cavi che sono in questo numero per una questione di cambio tensioni, perché questo è 110, 2 e 20 sicuramente, si farà da qui. Questo trasformatore serve per fare tutte le parti digitali, e questo invece serve per fare solo i circuiti analogici, quindi completamente separati. Separate sono anche tutte le sezioni di stabilizzazione. Se fate caso, infatti, queste sono le uscite, eccole qua, che servono per i vari servizi che sono stabilizzati con questa sezione, con quest'altra sezione. Quindi secondo me questa fa la parte network e servizi, questa fa solamente la parte digitale, perché la parte analogica viene fatta qua. Quindi alimentazioni completamente separate, non solo dal punto di vista dei trasformatori, ma anche dal punto di vista degli stabilizzatori e delle relative capacità di filtro. Questi sono tutti diodiscotti ad altissima velocità, vedi D954, 953, quelli qua, ce n'è un altro lì, e quindi questi fanno eccoli qua altri, eccoli qua. Questi fanno il raddrizzamento dalla tensione alternata alla tensione livellata, filtrata, perché poi ci sono dopo i condensatori. Questa invece è la scheda principale, dove c'è tutta la parte di conversione, che è dual mono ed è divisa in questo modo. Infatti vediamo la rete di resistenze doppia, una per un canale e una per l'altro canale. Questi simpatici cappuccetti rossi che sono dei fusibili, vedi, T1 ampere, 250 volt, questi sono fusibili. Questi invece 1 e 2 sono gli amplificatori per le cuffie, e infatti se seguiamo questo cavo e quest'altro cavo qui, finiscono sul pannello frontale e poi finiscono sull'uscita cuffia. Ok? Le sezioni di uscita che fanno capo agli XLR e poi agli RCA hanno le stesse sezioni finali, che sono queste 2 delle cuffie, e infatti Giulio, se tu inquadri qua in fondo ci sono dei chip gemelli rispetto a questi, si vedono qua in fondo? Sì, esatto. Ecco, aspetta che... eccoli qua. Esatto.
Poi proseguendo, questa è la scheda network, e infatti qua c'è l'ingresso Ethernet, dissipatore del processore. Questi due sono gli ingressi digitali, e qui sotto c'è tutta la parte con lo Spartan. Eccolo lì, infatti. Adesso vorrei girare il tutto. Questa è la parte del volume, molto bella, eccola qua, la vedete qui dietro? Questo è meccanicamente disaccoppiato con un anello in gomma, e qui possiamo vedere come si gira la manopola. Ok? Andiamo poi dietro, vediamo gli ingressi. Quindi abbiamo il line in analogico XLR RCA, il digitale AS-EBU, le uscite ESLA e pre-out. Questo perché è scritto due volte? Perché questo qui fa il finale, quindi è il collegamento ESLA col finale. In questo caso si può fare un SLE e SLA con l'integrato dell'esoteric. Quindi questo l'abbiamo detto, AS-EBU, lo splendido modulo Bluetooth che piace tanto a te. Sì. Questa invece è tutta la parte degli ingressi digitali, quindi due coassiali, due ottici, Ethernet, pennetta USB, poi vabbè, trigger RS232 per il controllo, l'ingresso del clock, perché qui si può usare un clock esterno dell'esoteric. Attenzione, perché normalmente esoteric ha impedenza 50 ohm e non 75 ohm come tutti gli altri clock, ingresso USB-B, e poi qui abbiamo la parte left. Il simmetrico. Esatto, il simmetrico. E un signal ground. Esattamente. Bene. Noi abbiamo svitato queste 4 viti perché il pannello superiore è floating, quindi il pannello superiore poi va sistemato qua, eccolo così, e poi va stretto con queste 4 viti, ma rimane leggermente mobile, flottante. Esatto. Bene. Abbiamo fatto tutto, Giulio. Andiamo all'ascolto. L'ascolto ci ha convinto. Sì. Moltissimo. Veramente una bella macchina. A tra poco. Ciao. Ciao. Allora, non abbiamo parlato di prezzi ancora, ne parliamo adesso. l'N05 XT costa circa 13.000 euro, 13.500. Sì, più o meno siamo lì, e per quella cifra ti porti a casa un preamplificatore, un DAC, un amplificatore per cuffia e uno streamer con grandi capacità soniche e anche capacità molto avanzate di gestione della musica indipendentemente da RUN. Quindi in quanto tale mi sembra un prodotto particolarmente azzeccato e particolarmente ben suonante. Io poi mi è capitato spesso di sentirlo anche senza il suo finale. È chiaro che poi stiamo parlando di un finale in classe A, stiamo parlando di un finale da circa 16.000 euro, quindi è un'accoppiata che costa un po' più di 30.000 euro, che per qualche follower, anche per me personalmente, è moltissimo, come anche per Giulio, però rispetto a certi prezzi dell'hi-fi sia lo streamer da solo che l'accoppiata diventa conveniente, perché io il suono che ho sentito è un suono estremamente convincente sotto tutti i punti di vista, dalle basse frequenze fino a su. Il medio è spettacolare, la ricostruzione della scena è giusta, non è troppo larga, non è troppo profonda, è esattamente come deve essere. La chitarra di Pat Metini prima che abbiamo sentito era commovente, era commovente. C'è anche, secondo me, da fare una piccola chiosa per quanto riguarda questo discorso del prezzo. E noi avevamo fatto questo ragionamento tanti anni fa, quando iniziamo la pubblicazione di una rivista cartacea che ancora oggi si trova in edicola, della quale sono stato anche vice direttore, dove si diceva:
l'idea di questa rivista è di selezionare alcuni prodotti che, secondo noi, facendo una previsione, potrebbero essere dei prodotti che restano, e sono dei prodotti con un contenuto tecnologico e sonico talmente elevato che magari acquistati fra 5, 6, anche 10 anni saranno comunque dei prodotti di livello eccellente. Esoteric non è un marchio propriamente consumer, è un marchio che, come dire, realizza dei prodotti che sfidano il tempo. Questo è una garanzia sia per chi acquista oggi, perché sa che comunque fa un investimento che si ritroverà più avanti negli anni, sia per chi invece vorrà intervenire in un acquisto di seconda mano fra qualche anno. Per fortuna le recensioni su internet si spera che resistano nel tempo e quindi magari fra qualche anno qualcuno potrebbe anche essere interessato ad andarsi a vedere questo video che stiamo facendo. Buona parte dei network streamer, quindi di prodotti che possono essere paragonati a questo che abbiamo avuto modo di vedere, magari eccellevano in una, due aree e erano un po' meno eccellenti in altre. Questo qui ha, secondo me, l'innegabile pregio di essere eccellente nelle 4 macro aree che lui affronta. È un fantastico DAC, è un fantastico preamplificatore, è un fantastico streamer ed è un fantastico, forse detto da me poco credibile, però lo ma dici ce tu. l'abbiamo provato, Esatto, abbiamo provato la Yamaha 5000 che non è proprio esattamente l'ultima una cuffia arrivata, da più di 5.000 euro. E mi sembra che l'abbia messa in condizione di funzionare al meglio. Quindi ecco, non hai quella cosa che talvolta capita in questa categoria di prodotti multifunzione, che qualcosa la sa fare bene, qualcosa benissimo, qualcosa così e così. No, questo lo sa fare tutto molto bene. E questo francamente è vero, è un prodotto costoso, ma è in buona compagnia, c'è anche di molto più costoso e c'è anche di forse ugualmente costoso, ma magari meno meritevole. Quindi da questo punto di vista io mi sento di insomma, considerarlo un oggetto molto interessante. Da tenere fortemente in considerazione, anche perché nell'uso è relativamente facile da usare e ricorda un po' l'apparecchio di hi-fi tradizionale, cosa che invece molti di questi streamer vanno verso il futuristico, verso i grossi display, verso un nuovo modo di utilizzare i prodotti che è più vicino a quello dei cellulari e quindi avvicina forse un po' di più un certo tipo di pubblico, ma il pubblico un po' più tradizionalista, passatemi il termine, probabilmente apprezzerà molto questa interfaccia di fatto, che se usate l'app è la classica app, insomma, né più né meno come tante altre, è molto stabile, ma è quella, ma dal punto di vista poi dell'uso della macchina in sé ricorda moltissimo un preamplificatore come migliaia di altri. Ecco, la cosa che io trovo interessante, su cui vale la pena magari di spendere 2 parole, è questo, che talvolta questi network streamer a me generano un dubbio, cioè quello di dire va bene, lo utilizzo però assieme ad un amplificatore integrato, quindi vado in bypass della sezione del volume. Cosa che si può fare, ovviamente. Cosa che si può fare qui, però qui dal momento che sei consapevole che staresti bypassando una fantastica sezione di preamplificazione e di regolazione del volume, ti viene il retropensiero di dire forse il suo partner d'elezione è un finale più che un integrato. Perché ecco, a me è questo che poi mi viene da pensare, cioè se io dovessi catalogare questo apparecchio, lo catalogherei forse come preamplificatore, subito sotto DAC network streamer e poi amplicuffia. Però in primis a me viene da considerarlo un fantastico preamplificatore e quindi secondo me si merita a valle un finale. Tagliargli via la sezione di preamplificazione e di controllo del volume secondo me è un po' fargli un torto. Detto questo, di finali che gli si possono mettere
a valle ce ne sono tanti. Tantissimi. L'importante è che siano bilanciati. Ecco, quello sì. È importante che siano bilanciati, sceglietevi quello che volete. A noi questa combo è piaciuta, ma poi a me la classe A piace talmente tanto che per me è stato naturale, no? Pensare, lo suggerisce la Esoteric, e quindi siccome questo finale l'abbiamo usato, poverello, per un sacco di altre prove, lo abbiamo usato anche per questo, ma insomma divertitevi. Se c'è... Divertiti, un divertimento potrebbe essere che te lo porti a casa e lo colleghi al tuo finale. È quasi pronto. Appunto. Quasi pronto. Ci manca solo, pensa, è pronto, ci manca solo la fresatura, il foro e la fresatura del pannello anteriore e posteriore. Quando ritiro quelli è pronto. Già fatto, funziona, stella di... tutto perfetto. E molto presto, probabilmente lo vedremo anche su questi schermi. Sì. Che dici? Assolutamente. Sarebbe, Ovviamente. chissà se c'è una corrispondenza di tempi, magari no, però sarebbe carino che provarlo con questo Esoteric. Con questo Esoteric, e mi farebbe molta curiosità provarlo anche a confronto con questo finale. Certo. Però bisogna vedere se la congiunzione astrale si manifesta. Si manifesterà. Allora, spero che vi sia piaciuta questo video. Sì. Prego tutti i follower che fanno quelle stupidi commenti sul prezzo di tenerselo, perché se volete vedere il video bene, se non lo volete vedere nessuno vi obbliga a vederlo né a fare dei commenti sferzanti che non hanno alcun senso. Ci sarà su questo video, lo vedete, il cartellino verde high-end, quindi comunque lo diciamo dall'inizio che è un prodotto high-end, quindi ha i costi di high-end. Esatto. E questo è. Ok? Grazie, ciao. Aspetta Giulio, www.audio2g.com, andatevi a leggere la prova, perché sicuramente ci sarà un approfondimento tecnico importante, perché i contenuti tecnici di questo apparecchio li abbiamo cospicui. accennati in descrizione, ma insomma c'è da ragionarci un po' di più su carta, su stampa. Subscribe, campanella, ciao!